Quali sono gli argomenti da conoscere per parlare italiano a un livello intermedio B1, B2? Ciao, io sono Graziana, la tua insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. In questo video imparerai o ripasserai tutti gli argomenti da conoscere per parlare italiano a un livello intermedio B1, B2. Il video sarà organizzato in questo modo. Prima di tutto vedremo la differenza tra imperfetto e passato prossimo in italiano, quando usare uno, quando usare l'altro. Poi ci occuperemo dell'accordo del participio passato, quindi vedremo i connettivi che rendono il vostro italiano più sofisticato. Analizzeremo le preposizioni articolate e il mondo dei pronomi diretti, indiretti e combinati. Chiariremo una volta per tutte come funzionano ci e ne. Infine concluderemo con il condizionale. È un esercizio di ripasso per mettere tutto insieme. Cominciamo. Quando si usa l'imperfetto e quando si usa il passato prossimo in italiano. Il passato prossimo si usa per esprimere un'azione puntuale avvenuta in un determinato momento del passato. Ieri, l'anno scorso, 2 settimane fa, nel 2005. L'azione è conclusa nel passato, cominciata e terminata nel passato ed è successa una volta o un numero determinato di volte, 3 volte, 4 volte. Cosa importante, noi conosciamo l'inizio e la fine di quell'azione, anche se si è svolta per un certo periodo di tempo, per 10 anni. Ok, lungo periodo, ma io conosco l'inizio e la fine. Dovrò utilizzare passato prossimo. Vediamo degli esempi. Ieri ho mangiato una pizza. Ieri, tempo determinato. L'azione è cominciata e si è conclusa. L'anno scorso siamo andati a Parigi. Stessa cosa. Da bambina ho preso l'aereo 6 volte. Hanno abitato a Genova per 5 anni. E l'imperfetto, invece, quando si usa? L'imperfetto si usa per esprimere abitudini nel passato, eventi che occorrevano con una certa frequenza, oppure si utilizza per esprimere un'azione in corso nel passato, di cui non conosciamo l'inizio e la fine. E ancora utilizziamo l'imperfetto per descrivere nel passato. Da piccola
mangiavo sempre la pizza il venerdì. Era una mia abitudine nel passato, ogni venerdì. Quando abitava a Genova, mangiava pesto ogni giorno. Quando abitava, azione in corso di cui non conosciamo inizio e fine. E poi mangiava pesto ogni giorno, abitudine. La festa era bellissima. Tutti mangiavano, bevevano e ballavano. Descrivo. Vediamo un esempio che li combina. Mentre passeggiavo ho incontrato Roberta. Mentre passeggiavo, azione in corso. Ho incontrato, azione puntuale, cominciata e conclusa nel passato. Prossimo argomento. L'accordo del participio passato in italiano. Questo argomento terrorizza tutti, ma è più facile di quanto pensiate. Quando si deve fare l'accordo del participio passato, innanzitutto in tempi composti formati con l'ausiliare essere. Maria è andata al supermercato. È andata, femminile singolare, in accordo con il soggetto Maria. I ragazzi sono partiti. Le ragazze sono arrivate. Con l'ausiliare avere nei tempi composti di solito non si fa l'accordo del participio passato. Ma attenzione! Se mettete i pronomi diretti lo, la, li, le davanti al verbo, dovete fare l'accordo del participio passato. Ho mangiato la pizza. Lo, l'apostrofo che sta per la, o, quindi cade la A e rimane l'apostrofo. L'ho mangiata la pizza, femminile singolare. Ho letto i libri. Li ho letti. Ho visto le ragazze. Le ho viste. E con gli altri pronomi diretti mi, ti, ci, vi, con questi davanti al verbo l'accordo è facoltativo. Potete farlo oppure no. È una vostra scelta. Io posso dire Paolo mi ha chiamato o Paolo mi ha chiamata. Entrambe sono corrette. Volete rendere il vostro italiano parlato più sofisticato, elegante? Allora dovete utilizzare questi connettivi in italiano. Sono un po' il segreto per risultare più fluenti ed evitare durante una conversazione di fare sempre perché vi permettono di prendervi del tempo per pensare e mostrare la vostra conoscenza. Vediamo quei connettivi
fondamentali da conoscere e usare al livello intermedio per aggiungere informazioni, inoltre, per di più. Oltretutto, quel film è noioso. Inoltre, è troppo lungo. Oppure anche non solo, ma anche. Non solo è bella, ma anche intelligente. Per esprimere un contrasto, tuttavia, però, eppure, mentre, invece, studia molto, tuttavia non prende dei buoni voti. Io amo il caffè, mentre lui preferisce il tè. Per esprimere conseguenza, perciò, quindi, dunque, di conseguenza, pertanto, piove, perciò prendi l'ombrello. Non ha studiato, di conseguenza è stato bocciato. So che ci sono molte informazioni in questo video. Se in questo momento non potete prendere appunti o se volete ripassare e approfondire tutto più tardi, potete passare anche dal nostro sito web lernamo.com. Lì ci sarà l'articolo per questo video con la trascrizione degli argomenti trattati nel video e degli approfondimenti che potete stampare, per esempio, per avere sempre con voi. Poi c'è il podcast che potete scaricare e ascoltare in macchina, sotto la doccia, mentre cucinate, quando volete. Cos'altro? Ci sono anche gli esercizi automatici sotto ogni lezione per ripassare. Quindi potete andare direttamente sul nostro sito web e se cercate un argomento in particolare potete manualmente fare la ricerca, che è molto comodo perché altrimenti si rischia di impazzire nel trovare qualcosa, ma con la barra di ricerca è molto facile. Ma non è finita qua, passiamo al prossimo argomento, le preposizioni articolate. Nel video di ripasso delle basi dell'italiano per principianti, che trovate qui in alto nella card o giù in descrizione, abbiamo parlato delle preposizioni semplici. Ma alcune preposizioni possono anche essere articolate, cioè si sposano con gli articoli. Quindi ricordate, le preposizioni di, a, da, in, su, quando sono seguite dagli articoli determinativi, il, la, lo, i, gli, le e le apostrofo, si fondono con questi articoli, formando una sola parola. È così che nascono quelle paroline come sul, nella, dal, negli, delle e così via. È sempre più comodo imparare queste combinazioni attraverso una tabella che vi lascio
qui, ma che trovate anche sul nostro sito web. Così potete fotografarla, copiarla, stamparla, farne quello che volete, purché vi aiuti a memorizzarle. E queste preposizioni articolate ovviamente si usano moltissimo ogni giorno. Vado dal medico. Andiamo al cinema. Le chiavi sono sul tavolo. I commenti degli studenti. E così via. Piccola parentesi: con i nomi dei paesi, degli stati, quando usiamo il verbo andare, si usa la preposizione semplice in. Vado in Italia, vado in Spagna, vado in Canada. Ma se il nome del paese è plurale, si deve utilizzare l'articolo e dunque la preposizione articolata. Vado negli Stati Uniti. Vado nelle Filippine. Adesso rimbocchiamoci le maniche. Metaforicamente, se come me non le avete, o letteralmente se le avete. Perché? Perché adesso parliamo di pronomi. Quali sono i pronomi diretti in italiano? Cioè quelli che rispondono alla domanda chi, che cosa, mi, ti, lo, la, ci, vi, li, le. Quali sono invece i pronomi indiretti, e cioè quelli che rispondono alla domanda a chi, a che cosa, mi, ti, gli, le, a lui, a lei, ci, vi, gli, per il plurale sempre. Attenzione, questi pronomi vanno messi prima del verbo, se questo è coniugato. Mangio la pasta. La mangio. Telefono a Sofia. Le telefono. Scrivo ai miei genitori. Gli scrivo. Vedo te e tua sorella. Vi vedo. Attenzione però, se il verbo è all'imperativo, all'infinito o al gerundio, questi pronomi vanno messi dopo il verbo, formando una sola parola. Telefona a Maria. Telefonale. Di qualcosa a me. Dimmi. Chiedere a Roberto. Chiedergli. Leggendo i libri. Leggendoli. Cosa succede però se in una frase dobbiamo utilizzare sia un pronome diretto sia un pronome indiretto? Questo argomento è chiamato pronomi combinati. Perché ci sono frasi di questo tipo, con questa esigenza.
come si combinano i due pronomi in questo caso? Ci sono delle regole. I due pronomi devono sempre essere messi insieme, prima del verbo o, se il verbo è all'infinito, al congiuntivo, all'imperativo, dopo il verbo in una sola parola. Il pronome indiretto va sempre messo prima di quello diretto. Sempre. Quando i pronomi indiretti mi, ti, ci, vi sono seguiti dai pronomi diretti lo, la, li, le, diventano me, te, ce, ve. Cambiano la i in e. Me, lo, te, la, ce, li, ve, le. Ancora, quando i pronomi indiretti gli e le sono seguiti dai pronomi diretti lo, la, li, le, formano delle parole combinate. Glielo, gliela, glieli, gliele. Hai mai sentito gliela do? Cosa significa? Significa io do questa cosa a lui o a lei. È uguale, gliela do. Io do la borsa a Luca. Io gliela do. Vediamo degli esempi. Presto la macchina a te. Te la presto. Presta a me la tua macchina. Prestamela. Prestamela. Una sola parola. Prestamela. Compro i fiori a mia madre. Glieli compro. Compro i fiori per regalare i fiori a mia madre. Compro i fiori per regalarglieli. Regalarglieli. Restiamo in tema e parliamo di due particelle pronominali. Due nemici di chi studia l'italiano. Ci e ne. Quando usiamo ci? Allora, ci sostituisce a qualcosa. Io tengo alla mia macchina. Io ci tengo. Io credo alla notizia. Io ci credo. Ci sostituisce su qualcuno o qualcosa. Puoi contare su Roberta. Ci puoi contare. Ci sostituisce con qualcuno o qualcosa. Esco con Sofia. Ci esco. Ci può sostituire un luogo. Qui, lì. Vado a New York. Ci vado. Vai alla festa? Ci vai? Ci si può utilizzare anche con il verbo essere. Esserci. Nelle costruzioni c'è,
ci sono, o c'era, c'erano, ci sarà, ci saranno e così via. C'è il sole oggi e ne invece ne sostituisce di qualcosa o qualcuno. Cosa pensi del fidanzato di Sara? Cosa ne pensi? Ho paura dei ragni. Ne ho paura. Ne sostituisce anche da qualcuno o qualcosa. Esco da un momento difficile. Ne esco. Sono rimasta affascinata da quel film. Ne sono rimasta affascinata. Ne è usato anche per indicare una parte di qualcosa. In questo caso, dopo il verbo, deve esserci la quantità, generica o specifica. Mangio 2 biscotti. Ne mangio 2. Leggo molti libri. Ne leggo molti. Attenzione, quando utilizzate ne in questo caso, davanti a un tempo composto, anche con l'ausiliare avere, dovete fare l'accordo del participio passato. Quanti caffè hai bevuto? Ne ho bevuti 3. Ne ho bevuti. Tutto chiaro per quanto riguarda ci e ne? Lo sapevi che queste due particelle pronominali possono essere aggiunte a verbi e ne cambiano completamente il significato? Si formano i cosiddetti e tanto temuti verbi pronominali. Mettere, metterci, che significano due cose diverse. Andare, andarne. Volere, volerne. E molti altri. Questi rappresentano un vero e proprio problema per chi sta imparando l'italiano, perché non hanno un senso logico, i loro significati a volte hanno solo delle sfumature di differenza e spesso uno studente, uno straniero, non sa mai quando utilizzare uno o l'altro. Ecco perché ho realizzato un corso esclusivo dedicato proprio a loro. Da non ce la faccio più a ora me la cavo, i verbi pronominali in 30 giorni. Attraverso 30 video lezioni dirette, chiare, essenziali, altrettanti articoli dettagliati e approfonditi, esercizi automatici, PDF che potete scaricare, avrete la possibilità di imparare cosa significano e come si usano tutti i verbi pronominali italiani. Se volete dare un'occhiata al corso potete cliccare su questo link, ve lo lascio anche nella card o in descrizione. E adesso l'ultimo argomento per questo video. Dun 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 dun. Il condizionale. Il condizionale
serve sicuramente per esprimere i vostri sogni, i vostri desideri. Ah, vorrei visitare il Giappone. Ma si utilizza molto anche nella vita di tutti i giorni, nelle conversazioni quotidiane. Ecco perché l'ho aggiunto a questa lista. Il condizionale è il modo più elegante di esprimersi in italiano. Vediamo il condizionale di un paio di verbi. Volere e parlare. Volere irregolare, parlare regolare. Io vorrei, tu vorresti, lui, lei vorrebbe, noi vorremmo, voi vorreste, loro vorrebbero. Io parlerei, tu parleresti, lui, lei parlerebbe, noi parleremmo, voi parlereste, loro parlerebbero. Quando si usa il condizionale in italiano, come dicevo prima, si utilizza per esprimere desideri, sogni, più o meno realistici, insomma. Vorrei un caffè, per favore, al bar. O vorrei visitare il Giappone. Ma si utilizza anche in altri casi, ad esempio per fare richieste cortesi. Mi passeresti il sale, per favore? Potresti aiutarmi? Verresti con me dal medico? Ancora, per esprimere consigli. Io in te studierei di più. Per me si dovrebbe fare in questo modo. E infine, per esprimere dubbi, supposizioni. Lo si sente molto al telegiornale, lo si legge sui giornali. L'assassino avrebbe una trentina d'anni. Il ladro sarebbe fuggito dalla porta di servizio. Attenzione! Il condizionale passato, che si forma con il condizionale presente dell'ausiliare più participio passato del verbo, si utilizza anche per esprimere futuro nel passato in italiano. Marta mi ha detto che mi avrebbe mandato un regalo. Marta, nel passato, ha detto a me che nel futuro, ma passato rispetto al momento in cui parlo, avrebbe mandato un regalo. O gli ho promesso che sarei andata in vacanza con loro. Se volete approfondire il futuro nel passato, ho realizzato un video proprio su quell'argomento che trovate in alto nella card o giù in descrizione. Se l'italiano vi piace molto, e so che vi piace molto, vi consiglio di iscrivervi alla nostra newsletter per ricevere una notifica quando pubblichiamo un nuovo video, ma anche per ricevere materiali ogni settimana sulla lingua, la cultura, l'attualità italiana direttamente nella vostra casella di posta. E poi selezionando il vostro livello al momento dell'iscrizione, ogni settimana riceverete un episodio di una storia
un ragazzo che si trasferisce in Italia o una ragazza che si ritrova coinvolta in un mistero a Venezia e così via. Tutto gratis nella vostra casella di posta. Detto questo, siete pronti per l'esercizio finale? Dovete correggere gli errori in queste frasi. Vediamo un po'. Quando ero piccolo, sono andato sempre a scuola a piedi. Volevo quelle scarpe e le ho comprato ieri. Abbiamo preparato 1 chilo di biscotti e ci abbiamo mangiati la metà. Compro un regalo a Maria, così le lo do dopo. Adesso vediamo le soluzioni. Prima volevo ricordarvi di dare un'occhiata al nostro corso sui verbi pronominali per imparare finalmente a padroneggiarli e a usarli nel modo corretto. Visitate questo link e non dimenticate di seguire Learnamo su tutti i social. Vediamo questi errori. Quando ero piccolo, andavo sempre a scuola a piedi. Sempre un'abitudine. Volevo quelle scarpe e le ho comprate ieri. Le ho comprate. Le. Femminile plurale. Le scarpe. Abbiamo preparato 1 chilo di biscotti e ne abbiamo mangiati la metà. Una parte di un tutto. La particella necessaria è ne. Compro un regalo a Maria, così glielo do dopo. Glielo. Le più lo diventa glielo. Conoscevate tutti questi argomenti? Se la risposta è sì, significa che il vostro italiano è di livello intermedio. Volete un video di questo tipo per l'italiano avanzato C1, C2? Fatemelo sapere nei commenti. Io vi saluto e vi aspetto prestissimo in un nuovo video.